Rieccoci di nuovo con appunto un video. Quest'oggi torniamo anzi ai tarocchi di Ciro Marchetti, un mazzo veramente molto bello di cui vi ho già parlato precedentemente, appunto in un mio video precedente a questo, di cui vi lascio link in descrizione nell'introduzione appunto del video, che vi lascio ovviamente come link in descrizione. Se volete, siete interessati a saperne qualcosa in più su ovviamente anche l'arte di Ciro Marchetti e i suoi tarocchi, potete appunto cliccare sul link. Dunque, come avrete notato dal titolo, quest'oggi ci occupiamo di una lite, di una discussione che appunto avete avuto con una determinata persona, ovviamente non un amico, ok? Quindi sicuramente una persona che vi ha preso il cuore, ma che non si è comportata proprio bene con voi. Dunque, cerchiamo di capire se questa persona magari possa aver capito di aver sbagliato, se possa volervi chiedere scusa. Cerchiamo di capire però perché questa persona non l'abbia ancora fatto. Cerchiamo di capire quindi cosa la blocca dal farlo, cosa la trattiene, la ferma. E cerchiamo di capire che cosa accadrà in un futuro più ovviamente a breve termine e un futuro un po' più a lungo termine, cioè se ci sarà mai tra di voi appunto una riappacificazione. Quindi è importante cercare di capire però soprattutto ad oggi questa persona come stia vivendo questo allontanamento, se sia pentita, se si sia resa conto del proprio errore e del proprio sbaglio e se vi chiederà ovviamente scusa o anche semplicemente ha l'intenzione di farlo, d'accordo? Può trattarsi di una discussione che ha portato ad una chiusura vera e propria, oppure ad un allontanamento, un momento di stand-by o a magari anche semplicemente qualche giorno di incomprensione. Però è importante comunque, a prescindere dal risultato, cercare di capire, ma questa persona ha capito di aver sbagliato? Chiederà mai scusa? O se non altro, vuole farlo? Utilizzerò un metodo a 4 carte che ho già utilizzato più volte sul canale, un metodo molto specifico, inerente generalmente appunto ai ritorni, ed è un metodo che si usa molto spesso anche con le sibille, ma io amo adattare comunque metodi a sibille, tarocchi, rune, che dir si voglia, quindi sicuramente un metodo che si può utilizzare tranquillamente anche con i tarocchi. Dunque, direi che appunto possiamo iniziare a mescolare il mazzo dei Ciro Marchetti Tarot e lasciamoci guidare dal principio di sincronicità, poiché come appunto avrete notato, questo sarà un video a variante unica. Vediamo un po'. Perfetto, dunque, allora, allontaniamo il resto del mazzo. Come vedete appunto qui abbiamo le 4 carte in 4 posizioni ben diverse. Come sempre io vi spiego appunto a cosa si riferiscono queste 4 posizioni. Prima posizione ovviamente inerente il qui ed ora, cioè come questa persona ad oggi stia vivendo questa situazione, quindi questo allontanamento.
quindi il pensiero di questa persona anche in riferimento a ciò che possa essere accaduto chiaramente fra di voi. Seconda carta, cerchiamo di capire che cosa ad oggi questa persona stia dando credito, se alle sue paure, la sua rabbia, magari il suo rancore, oppure se abbia in qualche modo, ecco, magari intenzione di tornare. Comunque, qual è il non solo della questione, perché non vi chiama, perché non vi scrive, perché non vi chiede scusa? Terza posizione, l'evolversi appunto della situazione a breve termine. Quindi nell'immediato futuro come agirà questa persona da un punto di vista pratico, fattuale. Quarta carta, cerchiamo di capire come questa persona agirà però in un futuro più distante, quindi diciamo l'esito del rapporto tra voi e questa persona, guardando un po' più in là nel tempo. Dunque, iniziamo dalla prima posizione, cerchiamo di capire ad oggi se questa persona sia pentita, se stia pensando a quello che è accaduto. Allora, qui abbiamo la carta del 7 di denari, come potete vedere anche con il simbolo del toro. Allora, sicuramente questa è una persona molto testarda, è una persona che vuole sempre aver ragione, quindi una persona che difficilmente indietreggia, anche quando è pienamente consapevole di aver sbagliato, perché è una persona che ha diciamo, un orgoglio spropositato e un ego smisurato. Parliamo appunto di denari, quindi non a caso appunto un segno di terra, un segno come il toro, che è un segno testardo al massimo, è un segno che vuole sempre per forza vincere, è un segno che, ripeto, non mette mai da parte l'orgoglio, che quindi possa, diciamo, anche aver riflettuto e pensato di aver sbagliato, ma lui non si abbassa mai a fare il primo passo o non vuole farlo. Quindi questa è una persona che fa fatica a fare i conti con ciò che combina e difficilmente si prende le responsabilità di ciò che effettivamente ha causato, quindi anche una rottura o un allontanamento o un grosso litigio. Inoltre questa è una persona che è molto sempre impegnata, come tipico del 7 di denari, in questioni pratiche, materiali, quindi perde poco tempo, diciamo, questa persona a pensare, riflettere, fantasticare sull'avervi ferito, sul voler in qualche modo chiedere scusa anche in maniera romantica. Questa è una persona molto più diretta, pratica, che pensa di agire, perché i denari parlano di un'azione pratica, ma nel tempo, quindi pensa comunque di non dover correre, di non dovervi adesso chiedervi scusa o perdono e di non magari anche doversi aspettare il vostro perdono. È una persona ambiziosa che sicuramente conta di tornare da voi, ma ovviamente con le giuste tempistiche, lasciandovi magari anche sbollire e ahimè, secondo me, con veramente una punta di orgoglio e di egocentrismo, insomma, più di una punta, qui veramente siamo a dei livelli, secondo me, esagerati. Quindi questa è una persona che è impegnata nei suoi affari, denaro, famiglia, lavoro soprattutto, e che dedica poco tempo, diciamo, ecco, alle situazioni più profonde, motivo per cui, secondo me, con questo 7 di denari, questa persona non è pentita. Sì, può essersi resa conto magari di aver esagerato, però ahimè è una persona che, diciamo, non si sta strappando i capelli per questo, ok? Cioè, detto in soldoni, non è una persona che si sta fustigando ripetendosi cosa ho fatto, ok? Assolutamente no, questa è una persona che sta andando avanti nella sua vita, che conta di ricontattarvi, ma tra un po' di tempo, perché non vuole accelerare i tempi, perché ha cose sue a cui pensare più importanti di queste situazioni. Quindi è una persona, a mio avviso, poco profonda, è una persona, a mio avviso, troppo materialista, superficiale in riferimento a certe questioni, soprattutto se l'errore in questione è grave, ok? Perché poi dipende
da cosa questa persona vi abbia fatto. Se chiaramente l'errore è grave, questo comportamento è ancora più grave. D'accordo? Quindi è sicuramente una persona che vive le situazioni emotive cariche con distacco, anche in caso lui stesso le abbia provocate. Empatia a gogo qui, Cioè, voglio dire, mamma mia. Quindi non è proprio, diciamo, ecco ragazzi, la persona giusta dalla quale magari aspettarsi quel passettino in più per chiedere perdono. Seconda posizione, che cosa blocca questa persona, anche se lo abbiamo già abbondantemente appunto visto. Allora, e qui abbiamo il cavaliere di coppe. Ragazzi, questa è una persona che non sa chiedere perdono, mamma mia. Allora, il cavaliere di coppe in accezione positiva rappresenta chi viene ovviamente da voi con la coppa del perdono, quindi che si rende conto emotivamente, coppe, di aver sbagliato e vuole rimediare. Questa persona non ha nessuna intenzione di rimediare, abbiamo detto, perché non ritiene, diciamo, di dovervi chiedere scusa, quindi non ritiene di dover rimediare in riferimento a quello che possa essere accaduto fra di voi, bensì conta, ripeto, di tornare da voi con questo 7 di denari, ma non per chiedervi scusa, non per rimediare a quello che possa aver fatto, perché dal suo punto di vista non è successo nulla di così grave, quindi in questo momento questa persona non potrà mai tornarvi come il cavaliere di coppe, quindi con la coppa in mano che chiede perdono, che in qualche modo si strugge per ciò che possa essere accaduto. Questa è una persona che, diciamo, rasenta l'indifferenza rispetto a quello che potrebbe avervi causato, ok? Quindi anche dolore, sofferenza, umiliazione. Cioè non è una persona che in questo momento sta pensando ma chissà lei ora come starà soffrendo o come è stata male in riferimento alla nostra discussione. Cioè questa è una persona che non sta pensando a nulla di tutto questo. Sì, sta pensando di tornare per lasciarvi sbollire, ma tanto io non ho fatto niente di così grave. Questo è quello che lui si continua a ripetere. Questa è una persona che non sa chiedere perdono, non è umile questa persona, pensa di non sbagliare mai, pensa di essere sempre al di sopra del giudizio anche divino, cioè questa è una persona inattaccabile da questo punto di vista, quindi una persona così chiaramente non va mai a negoziare una richiesta di perdono. Se non ritiene di aver sbagliato, non ritiene di aver fatto poi questo grande errore, è chiaro che questa persona non arriverà mai come il cavaliere di coppe con la coppa del perdono, d'accordo? Quindi questa è una persona molto dura, una persona fredda, una persona difficile, con la quale diciamo difficilmente si può riuscire ad avere, ecco, un contatto emotivo importante. Cioè questa non è la classica persona, ragazzi, vi ripeto, che arriva chiedendovi scusa, che in qualche modo va a rivedere il suo comportamento, non è una persona che si pente, non è una persona che prova rimorsi, non è una persona che prova sensi di colpa, perché non è una persona che si ferma a pensare a troppe cose più importanti per lui o per lei, ripeto, generalmente parlando di denari, questioni materiali, quindi non è una persona che in qualche modo va a rivedere il suo comportamento e che ha intenzione di parlarvi a cuore aperto ammettendo sì, ho sbagliato e mi dispiace, d'accordo? Se non inizia nemmeno a pensare ad una cosa di questo genere, figuriamoci farla, d'accordo? Quindi non ha le capacità questa persona per chiedere scusa, ma perché caratterialmente questa persona non sa chiedere scusa, perché semplicemente non ritiene mai di aver sbagliato. Questa è una persona che ritiene di essere al di sopra del giudizio di qualsiasi altro essere umano, forse anche di Dio. Cioè questa è una persona che ha un ego veramente smisurato, quindi parla perché lui deve poter o lei deve poter parlare, anche in caso ferisca qualcuno con queste sue parole, ma io dovevo dirlo, ok? Quindi non ha empatia, non ha tatto, non ha capacità di inserimento all'interno di una comunicazione tenera, dolce, una persona che anche in caso possa essere stata così in passato ha finto,
ragazzi, ha finto semplicemente, quindi parliamo di un 7 di denari, i denari parlano di chi sa fingere per ambizione, perché vuole arrivare ad uno scopo, quindi magari potrebbe aver finto un atteggiamento accondiscendente, buono, romantico per arrivare a voi, per conquistarvi, perché magari sapeva che a voi questo atteggiamento piaceva, ma è tutt'altro, questa è una persona ruvida. Direi che è una persona che interiormente, sì, il cuore ce l'ha però nel freezer, ma da tutta la vita, cioè questa è una persona fatta in questo modo, quindi non sa chiedere scusa a questa persona, assolutamente. Quindi ripeto, è difficile averci a che fare. Mm. Vediamo ragazzi in terza posizione come agirà questa persona nell'immediato futuro. Appunto, qui abbiamo il 5 di denari, quindi una persona che sicuramente agirà con la stessa aridità con cui sino ad ora si è comportata. Ragazzi, abbiamo detto, 7 di denari già identificava la personalità di questo individuo, cavaliere di coppe in accezione negativa, quindi proseguiamo con una carta che parla di povertà, di aridità, ok? Quindi questa è una persona che è povera dentro. Ragazzi, è una persona con la quale non si riesce a parlare anima ad anima, cuore a cuore. È una persona che vuole andare dritta al sodo, che vuole cose, i denari, cioè, fuori di metafora, il sesso. È una persona che ama una vita godereccia, una persona che ama l'erotismo, che ama il corteggiamento, ma fine a se stesso. Quindi il flirt, ma non per arrivare ad una storia di chissà quale profondità. Questa è una persona che cerca sesso, una persona che cerca divertimento, una persona che vuol vivere le situazioni sì, ma senza troppo impegno. Non è una persona che ama soffermarsi sul detto, non ama soffermarsi sui progetti. Questa è una persona che vive alla giornata, alla sua giornata e alle sue regole e pretende che gli altri stiano alle sue regole, ok? Quindi il 5 di denaro è una carta che parla di freddezza interiore, ripeto, di aridità, di povertà, vedete? Ed è una persona che rischia di far sentire gli altri, vedete, abbandonati, lasciati fuori al freddo, non capiti, non compresi. Quindi questo atteggiamento potrebbe, in caso ovviamente voi decidiate di perdonare questa persona, ripresentarsi ancora in futuro, perché qui non abbiamo neanche mezza carta che ci può far pensare ad una riflessione onesta ed empatica, ok? Quindi questa è una persona che come agirà nell'immediato futuro con la stessa aridità con la quale si è comportata sino ad ora. Non è una carta che esclude un ricontatto, però di una freddezza vergognosa, quindi è la classica persona che potrebbe magari mandarvi un messaggio e scrivervi ciao come stai, sì, ma niente di più, cioè non è una persona che potrebbe, ripeto, chiedervi scusa, in questo momento non ha nessuna intenzione di farlo e a quanto pare neanche nell'immediato futuro, quindi potrebbe riprendere con lo stesso trend con cui vi siete lasciati o avete interrotto la storia e la butterà chiaramente sul sesso, quindi complimenti, comunque sempre un discorso di questo tipo, ma nulla di più, cioè il suo obiettivo è godere con voi di giornate, momenti anche belli, interessanti. Non è una persona che pensa di chiudere con voi, assolutamente no, però è chiaramente una persona che ha un'immagine non di voi, ma del rapporto sentimentale in generale che ha poco di sentimentale. Ok? È una persona molto pratica, è una persona che, ripeto, ama l'erotismo, la sessualità ed è una persona che ama, diciamo, ecco, far prendere, no, ai rapporti una strada ben precisa, ok? È una persona, ripeto, un po' superficiale a mio avviso, non è una persona con la quale si possa parlare facilmente d'amore. Quindi è una persona che ha un obiettivo e l'obiettivo è pratico e materiale, ragazzi, parliamo di denari sia con il 7 che con il 5 di denari, ok? 5 di denari è la carta dell'amante, la carta che parla ovviamente della sessualità, quindi potrebbe proporvi un incontro, potrebbe di nuovo proporvi qualcosa di fisico e magari fingere anche, no, in qualche modo di volersi riappacificare, ma perché il suo obiettivo è questo, è il 5 di denari, godere di voi, del vostro corpo, della vostra bellezza, ma di certo non di un approfondimento ecco interiore e mentale, ok? Quindi è una persona che per carità potrebbe ricontattarvi, ma ha come obiettivo questo,
d'accordo? Quindi il 5 di denari, e ripeto che questo atteggiamento potrebbe ripetersi, cioè lo stesso atteggiamento che vi ha portato ad allontanarvi o a litigare con questa persona. Ragazzi, questa non è una persona che cambia, eh? Questa è una persona molto 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 complicata. Mi piace poco, devo ammetterlo. Io amo molto le persone sensibili, empatiche, comprensive e buone. Questa persona è tutto fuorché questo. Vediamo ragazzi, appunto in ultima posizione che cosa abbiamo. Allora, mamma mia, un'altra carta di denari. Di nuovo il simbolo del toro. Allora, qui abbiamo il 6 di denari. Allora, sicuramente per quanto concerne il vostro rapporto, questa persona cercherà a tutti i costi di, diciamo, ecco, fare l'amicone, perché il 6 di denari è la carta dell'amicizia, con benefits. Quindi è la classica persona che vuole, diciamo, ecco, avere ancora una porta aperta con voi per arrivare di nuovo ai denari. Ragazzi, qui non andiamo oltre i denari, L'unica carta di coppe è stata estratta rovesciata, quindi figuriamoci, cioè questa è una persona che è sin da subito stata attratta da voi, ma per quanto concerne appunto la fisicità, ok? Quindi qui è importante che anche voi però a questo punto abbiate bene in mente che probabilmente avete idealizzato troppo questa persona. In caso magari tra voi ci sia un rapporto duraturo, magari da tanto tempo, siete veramente sicure o sicuri che questa persona che vi è stata magari a fianco da tanto tempo e per tanto tempo possa aver voluto le stesse vostre identiche cose? Cioè siamo sicuri che questa persona aveva i vostri stessi progetti? Perché a questo punto io qualche dubbio ce l'avrei. D'accordo? Perché ripeto, è una persona che mira ad avere con voi un rapporto, diciamo, ecco, di non troppa profondità sentimentale ed emotiva. Vuole vedervi, vuole frequentarvi, sì, per l'amor del cielo, ma vuole, diciamo, da voi, ecco, una libertà che a mio avviso voi non sareste chiaramente disposti ad accettare. Quindi la classica amicizia con benefits, cioè ci si vede quando si riesce, si sta insieme quando si può e ovviamente si fa quel che piace, d'accordo? Anche e soprattutto in caso sia una persona impegnata, questa non è una persona che intende chiudere con la compagna ufficiale, bensì qui abbiamo una situazione molto più complessa, una persona legata unicamente, direi, all'aspetto materiale del vivere, quindi in caso ci siano comunque tra lui e la compagna dei beni materiali, ecco, eventualmente in comune, questa persona non vuole rinunciare neanche a 50 centesimi, ok? Non vuole dividere nulla questa persona, per denaro farebbe di tutto, ok? Quindi attenzione anche in caso possa avervi mentito, perché vi ha mentito sulla possibilità di lasciare la compagna, ok? Quindi questa è una persona che ha un'idea bene, diciamo, stampata nella testa, questo è quello che vuole e farà di tutto per procedere, proseguire lungo questa direzione. Questa non è una persona che arretra neanche di un po', d'accordo? 6 di denari. Quindi sicuramente il 6 di denari mi fa pensare che voi possiate dare a questa persona, diciamo, ecco, anche il beneficio del dubbio, la possibilità di parlare, ma è un 6 di denari, non è un 2 di coppe, non è un asso di coppe, non è la carta degli amanti, del giudizio, del mondo, quindi non stiamo parlando di un ritorno di coppia, ok? Quindi sicuramente voi potreste dare a questa persona la possibilità ancora di dire la sua o di parlare, ma di certo qui non c'è la ripresa di un rapporto vero e proprio, anzi qui abbiamo una diciamo situazione che si allinea un po', ecco, sulle sue aspettative, quindi anche voi potreste magari decidere di godere di questa persona, sicuramente in base a quello che potrebbe volervi dare, ok, di sé, ma nulla di più. Quindi evidentemente da parte vostra ci sarà nel tempo una maggior consapevolezza del fatto che questa persona, diciamo, in questo momento va tenuta così.
d'accordo? In questo momento della sua vita, che può essere anche molto lungo perché qui parliamo di denari. Quindi questa è una persona che non ha intenzione di cambiare nulla di sé, della sua interiorità, è una persona che ritiene di non aver sbagliato o comunque di non aver fatto poi questo grave errore. È una persona che non arretra neanche di un millimetro, una persona che diciamo ha un ego smisurato e soppesa anche persone, cose, situazioni, relazioni molto da un punto di vista materiale. Quindi questa persona vuole da voi l'aspetto fisico, farà di tutto per riottenerlo, sì, certo. Voi potreste anche decidere di riaprirgli la porta, ma semplicemente per rendervi conto che questa persona vuole solo questo da voi. D'accordo? Quindi anche da parte vostra ci sarà comunque una maggior consapevolezza, meno male direi, perché obiettivamente secondo me questa persona non merita amore, ok? Perché è una persona che non riesce a dare 100, darà sempre 50, perché vuole solo un aspetto di un rapporto, il sesso, ma non l'amore. Questa non è una persona che ha, tra l'altro, neanche grossi progetti, ok? In riferimento a voi. È una persona, ripeto, estremamente fredda, cinica ed è una persona che ha una visione, secondo me, dei rapporti molto particolare e discutibile. Mm? Ora, come mi avete appunto sempre chiesto, estraiamo altre due carte che ci vanno un po' a spiegare il futuro, quindi 5 di denari e 6 di denari. Vediamo un po'. Perfetto. Allora, vediamo un po' il 5 di denari. Allora, qui abbiamo il 2 di spade, qui abbiamo il 3 di spade. Allora, come potete vedere, appunto, questa persona, diciamo comunque anche nell'immediato futuro, quindi a breve termine, sarà, vedete, sempre comunque preda di indecisioni, comunque di dubbi, di incertezze, di una fragilità 3 di spade interiore notevole. Quindi comunque questa è una persona che ha sì un ego smisurato, ma è anche una persona molto debole. Chi non sa chiedere scusa, ragazzi, è una persona molto debole, una persona schiava del proprio orgoglio. Ecco, quindi questa è una persona che non sa lasciare andare 3 di spade cosa. Il suo comportamento sempre, diciamo, particolarmente belligerante, 2 di spade. Questa è una persona che non si fida di nessuno. È una persona che, diciamo, tende ad avere dei comportamenti sbagliati, tipo ovviamente quello che ha avuto nei vostri confronti per difendersi da una realtà che vede e percepisce sempre come ostile, quindi ribadisco è un debole, perché comunque è una persona che non ritiene di potersi fidare di niente, di nessuno e quindi attacca dove può e come può, come sicuramente ha fatto ovviamente anche con voi. Quindi diciamo che è una persona che ferisce per non essere ferita. Mm? Quindi ribadisco, è un debole questa persona ed è una persona che ha sempre un atteggiamento, diciamo, vedete, di forte competizione e rivalità. Anche nei vostri confronti questa persona ha agito per gelosia, ha agito per rivalità, ha agito per invidia. Questa è una persona che, diciamo, ecco, ha un ego smisurato che però sotto sotto rappresenta sicuramente una figura priva di autostima, perché comunque è una persona che ha bisogno sempre di attaccare gli altri per sentirsi più grande, ragazzi, insomma, per arrivare in cima, ok, dico sempre io, ad una scala si deve percorrere tutta la scala procedendo con le proprie gambe, non facendo lo sgambetto a chi magari è anche migliore di noi, magari ci sta anche superando, ok? Non è necessario buttare giù dalla scala chi invece è migliore di noi. Questa persona invece lo fa. Di sgambetti nella vita questa persona chissà quanti ne ha fatti, ok? Quindi è la classica persona che non agisce mai perché comunque si sente attaccata da voi o perché l'altra persona può aver sbagliato, in questo caso voi, non ha agito per questo e non agirà in questo modo
per questo, perché voi potreste sbagliare o dire la cosa sbagliata o fare la cosa sbagliata al momento sbagliato, ma perché lui così si sente, diciamo, attaccato, ma perennemente da tutti, vede rivali ovunque, questa persona è sempre in una malsana competizione. Quindi è belligerante, è una persona che comunque tende anche sempre ad essere molto, diciamo, ecco, astiosa nei confronti degli altri, vuol sempre primeggiare, vuol sempre superare tutti, ve l'ho detto dall'inizio, vuole mettersi, ergersi su un trono, ma su quale trono? Che poi obiettivamente ha una autostima così scarsa. È una macchietta questa persona, è parodia di se stessa. Qui c'è una debolezza interiore incredibile e un'incapacità veramente di immedesimarsi negli altri perché non riesce neanche a immedesimarsi in se stessa questa persona. Quindi tanto ego smisurato per poi, guardate, avere una fragilità interiore così importante. Mm. Ripeto, non è proprio la persona più giusta con la quale avere una storia, questa obiettivamente. Vediamo ora, ragazzi, con questo 6 di denari che cosa abbiamo. Qui abbiamo un'altra carta di spade, quindi 4 di spade, e abbiamo la carta della forza. Allora sì, sicuramente questa persona cercherà di forzare questo vostro blocco, comunque ecco, diciamo in qualche modo di darvi una seconda possibilità, e molto probabilmente anche voi deciderete di dare a questa persona una seconda possibilità con la carta della forza. Ecco, sicuramente questa persona cercherà un dialogo, lo cercherete anche voi, e andrete in qualche modo a recuperare, vedete, a questo 4 di spade, quindi a questo momento di negatività, portando guarigione appunto al cuore. È chiaro che però la carta della forza, ripeto, non è una carta che parla del ritorno di coppia. La forza di solito parla invece appunto di una persona che cercherà come sempre di, come vi ho detto sino ad ora, gestire il vostro rapporto dando ampio spazio al sesso. La forza rappresenta ovviamente non la forza bruta, ma situazioni molto piccanti, pepate, che questa persona vuole portare avanti sicuramente con voi. Ora chiaramente, ragazzi, spetterà a voi il riaprire questa porta. Questa persona farà di tutto per cercare di tornare da voi, anche appunto forzando un po' la mano, quindi in caso voi abbiate bloccato questa persona potrebbe cercarvi con un numero sconosciuto, con un account falso, diciamo, ecco, cercando furbamente di reinserirsi nella vostra vita, ma chiaramente poi spetterà, come ripeto sempre, a voi l'ultima parola e decidere se eventualmente ridare udienza a questa persona oppure no. Io ovviamente alla luce di questa stesa vi invito comunque a riflettere molto bene, perché la tarologia serve a questo, a riflettere obiettivamente su determinate situazioni che sino ad ora non hanno visto sbocchi, e cercare di capire il come mai, ok, questa persona, il perché questa persona non abbia ancora mai, diciamo, agito da cavaliere di coppe, forse perché non è capace e non lo sarà mai, a meno che questa persona non decida veramente di cambiare. Per ora no, però. Ok? Quindi la carta della forza parla sicuramente di un ritorno e di un tentativo che potreste voi accettare, sì, però chiaramente poi dipende anche dalla battuta finale che darete voi. Dopo questo riaprirgli le porte, deciderete di andare avanti in questa situazione oppure di bloccarla, spetterà a voi. Chiaramente anche, a mio avviso, rendendovi conto di effettivamente quello che questa persona vi può dare. In caso voi vogliate vivere una storia fatta unicamente di diciamo, ecco, erotismo, sessualità, di un rapporto leggero, questa persona è l'ideale. Ok? In caso voi vogliate qualcosa di più, assolutamente no. Qui siamo veramente in alto mare, almeno per ora, e ovviamente nelle tempistiche che identificano gli arcani. Non è detto che questa persona non cambi, le carte non vedono un per sempre, ok? Per fortuna hanno una data di scadenza anche le previsioni tarologiche e cartomantiche, d'accordo? Quindi chiaramente entro, diciamo, le prossime settimane
qualche mesetto al massimo, questa persona, ecco, evidentemente non ha intenzione di cambiare il suo atteggiamento. In un futuro, però chiaramente più in là nel tempo, sicuramente questa persona potrà cambiare, anzi, in realtà io glielo auguro, perché vivere in questo modo sicuramente non fa bene. Ricordate, 3 di spade, 2 di spade. Questa è una persona che si comporta da STRONZA semplicemente perché è una persona ovviamente molto molto fragile, d'accordo? Quindi c'è una fragilità di fondo enorme, ok? Che la rende così. Chiaramente, ragazzi, questa è una stesa interattiva, quindi che si riferisce ad energie generali, quindi come ripeto sempre è importante ovviamente in caso vogliate diciamo ecco una lettura specifica prenotare un consulto privato perché è inerente unicamente solo e soltanto alla vostra situazione, d'accordo? Potete contattarmi ovviamente all'indirizzo email che trovate in descrizione e a video, questo come sempre. In caso vogliate abbonarvi al canale avrete la possibilità di ascoltare e vedere dei video riservati soltanto agli abbonati a veramente pochi euro, quindi poco più di un caffè al mese. D'accordo? Ovviamente, come sempre, mi raccomando, forza, coraggio e determinazione che vi servirà perché questa persona vorrà tornare, ok? Poi con quale intenzionalità lo abbiamo visto, ma tornerà. Ovviamente, come sempre, mi raccomando, buon percorso karmico e a presto!